In questo episodio vi portiamo a caccia di starne nelle infinite pianure macedoni. Grandi voli ed animali estremamente selvatici, così come le tante lappole, mettono in difficoltà i nostri setter. Un vero campo di prova per riflettere sul perché esistano razze diverse di cani. Laddove i nostri sono costretti a fermarsi, le pointer di Angelo, allenate per cacciare tra le stoppie, ci regalano una caccia adrenalinica. B-Wild continua e questa volta ci porta dove il selvatico deve la sua sopravvivenza all'agricoltura di una volta e al duro lavoro dell'uomo. Eccole! Sì! Grande Tabby! Ce l'abbiamo fatta! Giulia, buongiorno. Giulia? Buongiorno. Cosa? Hai dormito bene? Benissimo. Questa mattina ci siamo svegliati con una leggera pioggerellina e abbiamo deciso di fare un giro a starne. Iniziamo con Petra e Giulia, Ushka, scusate, e vediamo cosa riusciamo a combinare. Petra! Piano, piano, ferma, 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 bravo. Vieni qua, come primo cane abbiamo preso Petra stamattina e proviamo la prima giornata sulle starne. Era già stata qui in Macedonia aprile scorso a fare un po' di allenamento, vediamo se si ricorda bene quello che ha fatto. Se può essere un po' più veloce per cortesia, perché è un po' tardi oggi qua, Subito. Tieni Tabby. Il tuo ventino. Cartucci ne hai già, vero? Sgancio? Vediamo un attimo com'è sto vento. Bene. Non c'è tantissimo vento, ma quello che c'è è così. Quindi adesso prendiamo col vento a favore questi campi qua e vediamo se riusciamo a fare qualche fermo. Tabby, pronta? Qua non capisco se hai sentito qualcosa o no. Eccole! Bastarde. Comunque sono partite lunghe, Brava Petra. Magari ce n'è ancora una. Brava Petra, erano qua, Brava Petra, piano. Brava, brava. Andate tutte? Quando siamo arrivati vicino a questo campo qui, sono partite da lontano tutte le starne perché ci hanno sentito. Adesso Petra stava fermando, diciamo, nel punto in cui erano messe. È partita una brigata intera. Speriamo di trovarne altre presto.
Ragazzi, ce la stiamo vedendo dura anche con le sterne. Abbiamo trovato già 2 o 3 voli. Petra ha fatto una bella ferma su uno, però non ci danno il tempo di arrivare sotto che partono. Adesso abbiamo fatto le prime 2 orette con lei, cambiamo cane, facciamo correre un po' Hermes e vediamo cosa succede. Guida. La Starna è legata tantissimo all'agricoltura. Da noi in Italia, che ci sono tutte monoculture grandi, sono stati usati tanti pesticidi, la Starna non esiste quasi più. Qui sono tutti piccoli campi, tutti divisi come vedi, ogni 100 metri c'è una cultura diversa e la Starna qua è l'habitat perfetto per lei. È stranissimo per noi cacciare in mezzo a queste piantagioni di peperoni. Belli questi qua, eh? Così quasi ne prendo un pochi. A me piace fare la pasta con questi, così li proviamo in Italia poi. Tanto ormai li ho lasciati qua. Non ho capito perché non ha raccolto tutti questi peperoni. Andiamo, va? Eccolo laggiù. Siamo arrivati qua in punta a questo tabacco, Hermes ha fermato, poi ha guidato un po', poi sta andando a prendersi il vento, ma là in fondo sono già partite. Sono abbastanza nervose, sarà un po' per il clima, per tutto, non so. Non riusciamo a arrivargli a tiro. Un volo è andato di là e un volo è andato di qua. Le starne erano là fuori, eh? Cioè non erano qua. One, two, three, four. Well, I've been rolling in since the clock in Monday morning. It's Saturday night, I need to blow off some steam. It's Saturday night, I need to blow off some steam. It's Saturday night, I need to blow off some steam. C'è il cane fermo lì davanti. Eccolo. Siamo cattivi adesso. Ma dov'è il cane fermo? È dentro quello sporco lì. Dove stanno, Ma era in ferma, sì, dentro. Ci ha chiamato ma era in fermo laggiù. Allora, Andava in qua, ma loro sono venuti via di pedina ancora davanti al cane. sì, potevamo prenderle, ma... Tabby. Oh, io ho sparato, non è che Io sono anche. stata lì a... Io anche gli ho sparato, potevo prenderle, ma non le ho prese. 4-5 erano, quante erano? Boh. 6. Io ne ho inquadrate 3 nel mio campo visivo, poi ho scelto una, ma è andato male. Grande Tabby. Oh, però almeno adesso abbiamo sparato un colpo. Cleve dei padellari. Non serviva lo smoke. Eccolo. No! Tu una l'hai toccata, non so se è andata giù anche... Io l'ho toccata, sì, sono sicura. Non so se è una di quelle che è andata giù o no. È stata dura qua, È stata una sofferenza questa mattina. Non avrei mai detto che potesse essere così difficile
arrivare a tiro a questi animali. Anche perché i cani le sentono, le fermano, però partono da sole, lunghe. Adesso che abbiamo capito il gioco, sì, appena vediamo un cane che ferma ci iniziamo a correre. Purtroppo Però, sì, purtroppo non è bello vedere neanche uno che corre sul cane in ferma, ma abbiamo fatto, non so, 5-6 avvicinamenti, sono sempre partite prima che arrivassimo. Sì. Adesso questa volta hanno quasi tenuto, il cane purtroppo le ha prese col vento a sfavore, era fuori dal bruciato col vento che tirava di là e loro gli sono partite dietro e siamo riusciti a prenderne una io e una Giulia. Vabbè, almeno abbiamo chiuso un'azione, dai. Almeno si è riusciti a avere 2 starne macedoni tra le mani, animali bellissimi. Vanno comunque, Mamma mia che belli. Devi tenerle te perché ho peperoni dietro. Cosa? Ragazzi, io ne ho viste di lappole, ma così tante mai. Povera Petra, la stiamo operando in 3 perché non riesce neanche a camminare. Prima mattinata fatta sulle starne, abbiamo fatto molta fatica, soprattutto perché i cani si riempono sotto il corpo di lappole e dopo un po' iniziano a far fatica a correre. Adesso gli diamo una pulita e poi dovrebbe arrivare Angelo, vediamo cosa fare con lui. Un secondo. Stiamo spostando dall'hotel in cui siamo a Bitola in direzione Ohrid, ci sono circa 70 km, quindi un'oretta e qualcosa dovremmo essere là, è tutto abbastanza vicino qua e c'è tanta natura, cioè quando giri con la macchina fai magari 20-30 km prima di vedere un altro paese, qualche casetta, tanti incolti, adesso abbiamo questo autunno che sta arrivando con le foglie che cambiano colore, quindi molto bello. L'unica cosa negativa possiamo dire è che anche se sulla bandiera macedone c'è il sole, noi per adesso il sole non l'abbiamo ancora visto, quindi come potete vedere nebbia, pioviggina, nebbia e sicuramente prima di partire speriamo di vedere almeno un giorno il sole. Siamo sul lago di Ohrid, è un po' una perla che hanno loro qua, divisa tra loro e l'Albania. L'Albania. Come puoi vedere anche da qua su l'acqua è bella limpida, Tabby? È che siamo stati sfortunati veramente col meteo perché col sole sarebbe stato magnifico sto posto. Questa mattina ci stanno facendo fare una visita della città vecchia di Ohrid, devo dire molto carina, patrimonio dell'UNESCO, ha degli scorci antichi molto belli. Adesso siamo venuti nella chiesa di Santa Sofia, che secondo loro è la più importante della città. Tra l'altro c'è una leggenda che narra che all'epoca ci fossero 365 chiese, una per ogni giorno dell'anno, e pare sia vero. Questa secondo loro è la più importante, c'è ancora questi affreschi antichi che però sono stati rovinati dai turchi che hanno cercato di trasformare questa chiesa in una moschea. Difatti gran parte delle pareti sono stati pitturati di bianco e un'altra particolarità è che hanno tolto gli occhi da tutti i santi perché facendo questo lavoro avevano paura insomma, che la regione cristiana li vedesse fare questa cosa qui. Interessante. Siamo venuti qui a Ohrid a visitare uno dei 2 negozi delle 2 famiglie che hanno praticamente il certificato di queste perle originali, che praticamente sono perle che arrivano dal mare, però loro hanno questa ricetta particolare che dalle squame dei pesci di questo lago, in particolare di una razza che non mi ricordo il nome sinceramente, anche perché ce l'hanno detta in macedone, e ricavano questa copertura che mettono poi sulle perle e appunto è certificata. Ci hanno spiegato tutto il procedimento, molto carino, ci siamo fatti anche un regalino, mi sono fatta un regalino.
abbiamo visitato la città, visto il lago, passati nel negozio di perle, adesso ci spostiamo e andiamo a vedere qualcos'altro, no? Cosa Ne vediamo? mangia anche qualcosa magari. Ecco il pranzo, bravo! Allora adesso il pranzo. Abbiamo fatto una pausa pranzo, ci siamo rinfocillati un attimo, schiarito le idee. Adesso prendiamo i pointer di Angelo e facciamo il pomeriggio qua sempre a Starne con Angelo e i suoi pointer, vediamo cosa riusciamo a combinare. Sono i cani ferma. Scoppiola! Tabby, non avrei mai detto di dirtelo, ma hai sparato davvero bene. Scusa, non avrei mai detto, adesso non No. è che C'erano queste stanne di traverso, 35-40 metri, le hai prese tutte e due. Io Sei ho fatto anche il sicura? pizzolino in furgone. Hai sparato prima. solo tu? Mi sono svegliata, ho sparato. Non è che c'era qualcun altro dietro, ragazzi? No. Brava Tabby. Te le metto Grazie. dietro? Vai. In quella di rete? Sì. Guarda che bel maschio questo. Nell'altro lo vedo Guarda- più peroncini. Guarda che bel maschio. Abbiamo cambiato cani, abbiamo preso i pointer di Angelo che a parte che sono abituati al terreno perché lui è qua da ottobre, ma sono cani che sono stati creati per fare questo, cioè sono cani pelo raso che all'interno di questi campi con le lappole non patiscono nulla, possiamo fare sia posti puliti sia posti sporchi e adesso proviamo a fare il pomeriggio con loro e vediamo come va. Prima le allodole, non capivo. Invece, visto anche le starne, ho buttato una botta, ma... Porta... Bravo a te che l'hai doppiata perché quella lì se ne andava. Bravi ragazzi. L'aveva toccata comunque. Brava Tabby. Posso fare a destra o a sinistra? Troppe. Tabby, ci siamo divertiti oggi pomeriggio, eh? Guarda, oggi pomeriggio non me l'aspettavo, invece è cambiato tutto rispetto a stamattina. I cani di Angelo lavorano strabene. Sì. E... I cani di Angelo sanno quello che fanno, la cagna Fiera la Vecchia è una cagna di esperienza e poi abbiamo avuto la fortuna che adesso le starne sono fuori, si fanno lavorare, sono fuori in pastura dove hanno da mangiare e ci danno la possibilità di arrivargli sopra, quindi abbiamo fatto qualche bella azione. Sicuramente la starna cacciata così merita. Merita tantissimo, un bellissimo animale, veramente.
Bene, adesso dopo una bella giornata di caccia bisogna prendersi cura dei cani, Tabby. Mi aiuti a togliere un po' di lappole a Finiamo di togliere le lappole. Petra e poi andiamo da mangiare. Vai. Senti che è arrabbiata. Dai, vieni. Con noi c'è Meo, il papà di Andrea, una figura fondamentale per questa trasferta. Chi conosce un po' Meo sa che è un appassionato di cani, soprattutto di setter inglesi, ed era molto felice di partire con noi perché ama le cotorne, ama la caccia alle cotorne. Devo dire che è stata una sorta di guida, soprattutto per me perché è una caccia che non avevo mai fatto, ma soprattutto ci ha veramente aiutati nella gestione dei cani perché come avete visto andiamo anche a caccia di ungulati e quindi lui si occupa di Petra e dei suoi cani mentre noi siamo via. E devo solo che ringraziarlo sia per i consigli che mi ha dato su Petra e sia per essersi occupato di lei. Ci siamo divertiti molto, soprattutto nei viaggi in macchina con Coco, con la musica, cantare, ballare, guardare questi paesi che sono ancora probabilmente 50-60 anni indietro a noi in Italia. Cani randagi in giro, le galline, gli animali da cortile. È una vita fatta ancora di piccole cose, ma probabilmente di cose molto vere e di ritmi che noi abbiamo un po' perso. Tabby, hai freddo? Venticello stamattina, C'è parecchio vento, però sembra che per fortuna questo vento stia pulendo anche le montagne. Sì. Adesso facciamo qualche ora a starne qua vicino al monastero e poi dopo se si apre andiamo su Cotorno. Va bene, perfetto. Sei pronta? Solito? Sì, Facciamo 8 e prima 8, poi 6 e via. Via. Vai. You are all I ever need. Brava Fiera. Oh, c'è poco da fare, sono animali selvatici e partono. La mattina purtroppo non hanno ancora pasturato nei campi e sono più nervose e non ci danno il tempo di arrivare. Oggi per fortuna però invece di essere negli sporchi, nel tabacco, dentro i gerbidi sono più nel pulito, quindi perlomeno vediamo qualche bella azione dei cani. Brava Tabby! Brava! C'era il cane che guidava qui nel tabacco, partita la starna, gli ho sparato perché ce l'avevo bene, l'ho presa, adesso devo recuperarla. Brava!
Brava! Porta, brava! Sì! Ce l'abbiamo fatta, brava Fiera! Che volo ragazzi, che volo! Porta, 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 porta! Qua Fiera, porta! Finalmente siamo riusciti a chiudere un'azione. Porta, porta, porta! Il cane Fiera ha fatto una bella ferma, le starne sono rimaste lì, quindi siamo riusciti a sparare finalmente. Andri? Brava Tabby! Ce la siamo guadagnata, eh? Hai visto come sono? Soprattutto la mattina sono cattive, partono lunghe, anche se i cani le fermano loro tendono ad andare via. Però questa su questo volo qua, quante erano? 15, 16, non so, bellissimo. Una starna oggi vale più di 10, posso dire. Belle. Comunque cacciare in queste coltivazioni qua, le starne quando sono così nel pulito e tengono la ferma e ti parte un volo di 10-15 animali davanti, non ha paura di nessuna caccia. È un peccato che non possiamo farla con i setter, però alla fine le razze sono state fatte per un motivo. Qua con le lappole, con i cani di Angelo, con Fiera non ti accorgi neanche di passarci in mezzo. Il cane non ha nessun problema, caccia, e invece i setter dopo 20 minuti non corrono più. Ci stiamo divertendo. Qua questa mattina è veramente cacciare le starne.